Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi ci troviamo di fronte di nuovo a un'altra sfida. Questo mobiletto diventerà un piccolo portalavandino. Abbiamo cambiato gli uffici, ci siamo spostati in un'area dell'azienda un pochettino più grande perché non ci stavamo più, ottimo segno direi, e abbiamo bisogno di creare un bel mobile per il nuovo bagno. Ovviamente non si compra un mobile bagno nuovo. Ho recuperato in una casa questo mobiletto che non può essere utilizzato, diciamo, come console d'appoggio alto perché è un po' basso, infatti se voi vedete mi arriva qui, è un pochettino bassino. E allora cosa abbiamo deciso di fare? Di comprare una ciotola da esterno, quindi da appoggio, che verrà più su, quindi non da incasso, come nell'altro video del mobile bagno, andate a cercarvelo, e quindi in questo modo andremo ad aiutare un attimino l'altezza, in modo che sia più comodo lavarsi le mani appoggiando sopra una bella tinozza tonda. Ci sarà poi il rubinetto qui che esce fuori, un po' di restyling e sarà bellissimo, altro che comprare un mobile bagno nuovo. Non si compra, si restaura, si recupera. Partiamo oggi utilizzando Iris e Rocher sfumati e un bellissimo transfer lavanda, quindi un po' provenzale. Partiamo. Per farvi capire bene la tecnica che rappresentiamo oggi, ho bisogno di farvi vedere la tecnica in tutto, quindi non solo un piccolo spezzone. So che a volte dite che i video sono lunghi, però mi raccomando è importante capire la manualità, la gestualità. Quindi noi adesso andremo a miscelare semplicemente due colori, Iris e Rocher, e farò solo la parte del tacco sottostante con Iris. Questa tecnica poi la riporterò anche sul frontale e sull'altro lato. Ma parto da questo lato così ve la faccio vedere veramente bene. Quindi tra un po' vedrete che il video si velocizza, ma nulla di che, nulla di strano. Semplicemente andiamo a mixare con i pennelli, con le pennellate, con un po' di vaporizzazione di acqua, i colori. Io uso l'Elizabeth perché è un pennello estremamente morbido e mi aiuta tantissimo a coprire molto bene già con una passata. Perché con questa tecnica, il blending, è meglio non dare troppe passate di colore, ma buona la prima. Carico e parto. Lascio asciugare a questo lato e tra un po' torno, nel frattempo continuo sugli altri lati e guardo se è il caso di fare dei ritocchi. Ricordate sempre che quando asciuga cambia molto anche la sfumatura, quindi diamoci del tempo per capire se ci piace o se c'è qualcosa da modificare. Mentre il mio bel blending asciuga, do una mano di Rocher alla parte sopra del mobile, alla parte che tiene lo specchio. In realtà non sarà più disposta come prima, quindi appoggiata al marmo, ma la metterò su una mensolina che è la parte anteriore al mobile bagno. Per questo motivo ho deciso di farla semplicemente Rocher perché accompagna la sfumatura superiore del mobile. Guardate che copertura pazzesca,
E qui stenderò 2 mani pulite, semplici, lineari di Rocher. A volte non serve tanto per fare diventare un bel mobile anche di impatto, bisogna anche sapersi fermare e usare semplicemente il nostro buon gusto. Io ho iniziato stendendo la seconda mano, adesso mentre io la stendo bene dappertutto e sta uscendo già anche un bellissimo craquelé fantastico, vi lascio con Emma che vi fa vedere come far aderire bene il transfer sulla parte frontale. Occhio, attenzione, perché ha molte modanature, bisogna fare attenzione. È arrivato il momento di mettere la decorazione, il nostro transfer con la lavanda. Come vedete, i 3 fogli prendono perfettamente tutto il mobile, quindi io partirò dal primo per poi andare verso gli altri. Abbiamo deciso di mettere il transfer partendo dalla parte sotto, quindi in questo modo. Quindi andrò a tagliarmi per essere più comoda la parte sotto e poi ho deciso di tagliare anche la farfalla perché mi cade proprio nella piega, quindi starebbe male, la spostiamo da un'altra parte. Qua. Tagliamo anche questo fiorellino qua. Ok. Il transfer deve stare, come dicevo, appoggiato e per essere centrato, visto che basta più o meno 1 centimetro dal bordo. Quindi tolgo la mia pellicola protettiva, poco alla volta. E lo appoggio. Inizio a grattare. In questo caso, essendoci molti gradini, preferisco togliere la pellicola bianca poco per volta, così da non rischiare che il transfer si attacchi in punti in cui non voglio che si attacchi. Perfetto, prendo un pennello, appiattisco tutti gli eventuali strati di colla
e con un cutter vado a fare tutte le incisioni per dove aprirà l'antina. Ok, ecco qua. Ora continuiamo con il resto del transfer. Anche per la parte centrale taglio il sotto. Tolgo solo un pezzo della pellicola protettiva e in questo caso cerco di farlo congiungere con la parte sottostante. Qui ho questo fiore qua che mi fa da dima. Anche per la seconda parte continuo grattando, facendo attenzione ai vari scalini, piano piano e togliendo la parte protettiva bianca poco per volta. Ditemi che non sentite il profumo di Provenza. Mi piace moltissimo e volevo farvelo vedere, prima di farvelo vedere nel bagno, farvelo vedere comunque montato, perché in effetti questo marmo con le tonalità che abbiamo scelto sta veramente bene. Ero indecisa se fare ancora qualche tecnica, se fare un décapé, un'anticatura, volevo inizialmente passare il marron glacé per anticare il tutto, poi è uscita fuori questa bellissima ragnatela craquelé molto naturale, sia sulla parte sottostante che sulla parte superiore dello specchio, che mi ha bloccata e ho detto no, bisogna fermarsi perché è proprio bello così, ha il suo profumo di Provenza già così. Noi lo proteggiamo a cera perché la parte sottostante non patirà. La parte superiore è un bellissimo marmo che protegge dagli schizzi d'acqua, tutto il resto, e nel bagno questo specchio non sarà messo così, sarà appoggiato appunto a un muretto retrostante, quindi non prenderà assolutamente schizzi d'acqua. Adoro la protezione a cera anche se in bagno perché è un risultato molto molto naturale, quindi tra un po' vedrete com'è venuto. Anche questo restyling è finito, che ne dite? È molto particolare, vero? È particolare il fatto che abbiamo abbinato Rocher, un lavanda, a un muro verde Lisir, e qui c'è un muro Vieux-Trésor. In effetti sono abbinamenti che non sono scontati, eppure stanno benissimo, sembra proprio di essere in un bagno provenzale. Il marmo ha giocato a mio favore perché resisterà tantissimi anni, è molto bello, molto pulito, molto più chiaro e non avrò paura di far colare le gocce lavandomi le mani. È un bagno di servizio perché è nel nostro ufficio, ma sono molto contenta perché è molto elegante. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, mi raccomando, e scrivetemi anche che cosa volete vedere nei prossimi tutorial, così mi aiutate. Al prossimo restyling!